Che cosa abbiamo qui oggi? Oggi abbiamo un pacchetto arrivato dal Canada. Sì, avete sentito bene, dal Canada, ragazzi. Qua dentro c'è una PlayStation 5, o quello che in teoria ne rimane di una scheda di una PlayStation 5 che una persona conosciuta su Discord, ok, stava cercando di riparare, ok? Non è espertissimo nelle riparazioni, ma ci ha provato. Purtroppo non gli è andata molto bene, ok? E allora ha chiesto aiuto. Si nota già? Si nota già qualcosa? Ha chiesto aiuto a noi, ok? Oh mio Dio! Cos'è sto liquido? Cos'è sto metallo liquido in giro? Oh! Non l'avevi pulita qua, no? Vabbè. Allora, cosa abbiamo qui? Abbiamo un problema sulla porta HDMI a quanto pare. Eh? Facciamo una cosa come prima. Eh, Prima di ogni cosa. Allora, intanto preoccupiamoci di questo metallo liquido. Ok, al di là di questo, andiamo a vedere che cosa è successo. Perché nostro amico Adam, ok, ci ha mandato la scheda perché non è riuscito, non è pratico con le riparazioni, le micro saldature e la riparazione delle piste, ok? Quindi se noi andiamo sotto al microscopio, vediamo questa cosa qua. Allora, la mancanza dei filtri, uno e due filtri, ok? La mancanza praticamente quasi totale della pista qui, qua e qua, perché ha provato probabilmente a grattare qui, ha grattato troppo e gli è saltata via la pista mentre tentava di saldare qui, ha provato qui, gli è andata male pure qui, e dove altro? Ha provato qui, gli è andata male pure qui, e dopo ci sono alcune cose qua, questa pista qui, questa in teoria dovrebbe essere la numero 14, il pin numero 14, perché abbiamo il pin numero 12 che finisce qui, 13 e 14, sì, quindi questa effettivamente potrebbe non essere necessaria, però visto che ci siamo la andiamo a rimettere. Gli andiamo a mettere una porta nuova, chiaramente, ricostruiamo il percorso qui, che questa è la massa, gli rimettiamo il condensatore qui, ricostruiamo questa qui, però qua c'è un lavoro un po' più lungo da fare, ovvero noi possiamo eventualmente ricostruire da qui a qui e poi andare a ricostruire da qui fino a qui, così evitando completamente di passare al di sopra. Ma eventualmente, se non riusciamo a prenderci né qua, possiamo direttamente prenderci da questo filtro qua, direttamente andare a creare l'intero percorso fino a qua, cioè vabbè, fino a qua, ok? E giusto per informazioni, ok? Le spedizioni dal Canada sono risultate essere molto costose, ok? Quindi mi sono offerto di fare questo salvataggio, ok, di questa console, perché era la console dei suoi figli, ok, che la usano loro. E voi direte, ma magari c'è un negozio là che dice che la potevano riparare o roba del genere. A quanto pare sembra di no, perché lui mi ha detto, mi ha spiegato che lui stesso ha cominciato a fare riparazioni perché là non si trova un cane a fare riparazioni, non trova nessuno. E quindi ha tentato lui, però lui sistema qualche controller ogni tanto, qualche console, ma non a questi livelli qua. Ok? Quindi, dopo una breve pulita dal flussante, verifichiamo un po' cosa possiamo fare. Allora, anzitutto io direi, puliamo qui la zona, nel senso, svuotiamo i buchi,
e, e prepariamo tutto, così prepariamo anche questo, rifacciamo queste piste qui, prepariamo la traccia, prepariamo il circuito. Non so se adesso mi sto ripetendo, ma come già detto, le spedizioni dal Canada erano molto costose, nessuno sembra non esserci nessuno là che faccia queste cose qua. Allora mi sono offerto di fare questa riparazione in forma gratuita, ok? Considerate che una spedizione andata e ritorno da là sono solo questa, sono 100-150 euro. Il che è esageratissimo. E ho detto va bene, ok, per un cambio porta HDMI, qualche pista lì da sistemare, vabbè, riesco a farlo anche abbastanza velocemente, non ci perdo nulla. Cosa saranno centesimi, la porta mi costa un euro, non è che lui paga tutte le spese di spedizione e io sono contento così. E viene fuori anche un video. Ok, adesso facciamo vedere ad Adam, ok, come deve essere fatto un lavoro di questo genere. Allora, come prima cosa andiamo a prendere la nostra aria calda, senza ugello, ok? Niente ugello. 450 gradi, 50% di aria. Andiamo a scaldare la zona, ok? Deve essere calda. Cominciamo già a preparare con un po' di flussante. Non so se sia stato utilizzato stagno al piombo oppure se c'è ancora lo stagno quello originale, quindi eventualmente adesso gli mettiamo un po' di stagno al piombo, lo mischiamo, che poi ci viene più facile andare con il succhiastagno, la pompetta succhiastagno, per eliminare lo stagno dai buchi. Ok, quello a sinistra già si sta sciogliendo, anche quelli a destra. Ok, la zona è calda, quindi noi prendiamo, mischiamo il nostro stagno, che come vedete è molto più luccicoso rispetto a quello che c'era. Adesso teniamo la zona calda. Ecco fatto. Qualche pompatina e lo stagno se ne viene fuori. Vedete? Ottimo. Allora adesso possiamo passare alla ricostruzione delle piste. Ok? Come facciamo a ricostruire le piste? Allora, diciamo, questa qui è la pista numero 17. Ok? La pista numero 17 è massa. Ok? Quindi basta grattare un po' qua. Per questa qui bisognerà cercare di saldare qui e per questa qua chiaramente anche questa dovremo cercare di saldarci lì. Quindi per facilitarci con il nostro saldatore andiamo a prendere la punta piccola, ok? Questa qui, che allora riusciamo a collegarci meglio lì, cioè riusciamo mm, ad arrivarci meglio, ok? Però per il momento facciamo così. Usiamo un po' di alcol isopropilico. Ok, ho visto un attimino la situazione con l'alcol isopropilico. Adesso possiamo prendere la nostra penna, la penna che gratta, piano piano, delicatamente. Basta solo sfiorare. Ottimo.
Allora, vediamo un po'. Questa qua sopra potrebbe volerci un attimino di esperienza in più, visto che ormai... Ma di solito dovreste trovarvi una cosa di questo genere, quindi grattate un attimino sopra, dovrebbe essere molto più facile rispetto a questa. Questa qui è stata proprio macinata quasi fino alla fine, quindi sarà un po' più difficile. Ma adesso vedremo. Allora, questa scheda qua è fatta apposta per assorbire un sacco di calore, quindi se vedete che fate fatica a far attaccare lo stagno, aiutatevi con l'aria calda, ok? Tenete l'aria calda con una mano e il saldatore con l'altra e vi date un po' di supporto di calore in più, altrimenti farete solo fatica. Ok, vedete che è venuta fuori la bella pallina là? Ottimo. Adesso vediamo se riusciamo anche qua. Sì, dai, ce l'abbiamo fatta. Dai che ce l'abbiamo fatta. Ok. Dopodiché, allora, cosa possiamo fare? Prendere il filo. Filo, che filo? Possiamo utilizzare il filo da 0,1, che è piuttosto sottile. Ok? Come facciamo in questo caso? Allora, io ho del filo, questo qua, 0,1, ok? Che è rivestito. È rivestito di una speciale pellicola protettiva che impedisce la conduzione in posti dove non serve, ok? Quindi solo il filo stesso è conduttivo, ma io mi serve collegarlo là, quindi devo eliminare un tratto almeno di questa cosa qua. Quindi cosa faccio? Io mi prendo, vediamo qua sotto, io mi prendo lo stagno qua, il filo di stagno, ok? Bagno il mio filo con il flussante e poi faccio in questa maniera qua, prendo una bella pallona, ok? E lo immergo nello stagno. La temperatura chiaramente fa bruciare il rivestimento, ok? E a quel punto il filo dove è stato passato prenderà lo stagno, diventerà argento chiaramente. Molto bene, vedete? Ecco, io adesso ne ho a sufficienza chiaramente per fare un po' tutto, ok? Al massimo ripeto l'operazione se me ne serve altro. Quindi veniamo qua e andiamo a collegare, ok? Facciamo questa qui. Mettetevi sempre in una posizione comoda esattamente come ho fatto io perché se no andate solo a innervosirvi perché il filo non si attacca, non siete comodi e tante altre cose. Dopodiché prendete la vostra lametta, quello che avete, taglierino e andiamo a tagliare il filo molto bene. Ora facciamo quest'altro qui. Molto bene. Idem, però in questo caso lo allungo. Perché? Perché dopo con la maschera verde lo vado a come una sorta di incollare, ok? Alla scheda sul finale, in modo che sia la fine che l'inizio sono protetti e solidi, ok? In modo che nel futuro, se serve cambiare la porta, se serve fare altri lavori, eh, il filo dovrebbe teoricamente rimanere lì più solido, ok? Adesso facciamo questa qua. Si è attaccato. Però lo vado a prendere un attimo meglio forse, se ci riusciamo. Aiutiamoci con il flussante, che è una bella goccia di flussante. Ecco qua, quella mi piace. Quella è una saldatura che mi piace.
Ok, idem, stessa cosa, lo fermo qui, lo taglio qui in fondo, così, ecco, dopo lo andrò a fermare. Perfetto. Queste tracce qui sono fatte. Ora bisogna pensare a queste di qua. Io direi, puliamo questa zona qui. Non con questa punta però. Ci serve una punta bella grossa in questo caso. Quindi possiamo andare con una punta a coltello. Ok, queste qui. Che sono belle larghe, trasmettono un sacco di calore. Oppure se vi proprio se volete fare le cose in grande, andate con la spatola, ok? Che questa qui non ha paura di trasmettere calore, assolutamente. Ok, ottimo. E andiamo con la treccia. Di nuovo, se vedete che è una questione che manca calore, ok? Aiutatevi anche con l'aria calda. In questo caso credo sia necessaria un po' di aria calda per fare il lavoro. Quindi scaldiamo la zona perché è un enorme dissipatore di rame in questo caso ed è difficile lavorarci su se la scheda è fredda. Ha qualche importanza fare questa cosa qua? Non proprio. Però sapete com'è? Qua la parte di rame esposta è quella che poi chiaramente finisce a contatto con le placche metalliche, ok? Quindi qualsiasi cosa che produce spessore, poi le placche si mettono male, si vedono sollevate o altre cose qua. E quindi non è il massimo, quindi è bene appiattire tutto, ok? Non si sa mai, non creano problemi assolutamente, ma non si sa mai. Puliamo un po' la zona questa qua, la flussante. Bene, allora adesso procediamo con le altre, ok? Quindi di nuovo andiamo con un po' di alcol questa volta. Dovrebbe essere sufficiente. Ok, allora proviamo con il flussante e vediamo come reagisce. Però adesso dobbiamo cambiare di nuovo la punta. Mettiamo di nuovo quella piccolina. Ok, ha attaccato, bene, si è formata la pallina. Ottimo. Allora adesso di nuovo. Vediamo, ci basta quello che è avanzato da qui? Sì, potrebbe anche bastare. Quindi, mettiamoci comodi. A me piace usare la sinistra, la mano sinistra per tenere il filo e la mano destra per saldare. Quindi mi giro in questa maniera qua, così prendo il finale del filo e lo saldo là, in qualche modo. Ok, vediamo come ce la facciamo. Mhm, più o meno. Eccolo là, fatto. Adesso lo modelliamo. Perfetto.
Ottimo. E lo tagliamo qui. Fantastico. Bene. Adesso puliamo tutto. Aria calda. Con l'ugello. E mentre usiamo l'aria calda, usiamo anche l'alcol isopropilico che lava via. Quindi sciogliamo con il calore e laviamo con l'alcol isopropilico. Già che ci siamo, lo facciamo anche qua sopra. Fatto. Ora è tutto sgrassato e possiamo mettere la nostra maschera verde. Cominciamo da qui. Mascheriamo bene tutto. Adesso è il momento della luce UV. Però in questo caso voglio che i miei fili siano a stretto contatto con la scheda. Quindi con l'aiuto di una pinzetta faccio in modo che rimangano giù, almeno questa. Ok, questa qui vedete che era sollevata, non ha fatto contatto, non ha fatto nulla. Adesso la mettiamo in posizione. La maschera si indurisce e il filo rimane giù per qualche secondo. Ok, adesso per pura sicurezza intanto gli vado a comunque finire il lavoro, quindi copro qui. Questo mi serve per il condensatore dopo, ma intanto lo posso comunque sigillare, così rimane fermo. E gli ripasso la zona qua sopra, ok? Così faccio un doppio strato, ok? E quel filo lì almeno, quella parte del filo lì risulta più sicura, più protetta. Bene, adesso è ora di lasciare a riposo qui. Luce UV sopra qua, lasciamo qui quei 5 minuti in modo che faccia il suo bel lavoro. Ok, ora è tutto bello solido. Quindi torniamo sotto sopra. Qui siamo a posto, dobbiamo solo mettere un paio di filtri. Qui invece dobbiamo recuperare il rame, così possiamo saldarci il piccolo condensatorino. E ho finito pure le porte HDMI quasi, me ne manca solo una, quindi le devo ordinare. Altrimenti poi rimango senza. E nel momento in cui qualcuno mi chiede di farlo entro 10 minuti, non posso che rispondergli: mi spiace, se ne vadi da un'altra parte. Allora, prepariamo la porta con lo stagno.
i piedini come classico solito, e dopo passiamo alla scheda. Perdonate se non vedete nulla, sto cercando di farlo il più velocemente possibile fuori dalla telecamera. Pulsante, stagno, e riempiamo i buchi. Allora, questa non è per niente la punta adeguata per questo lavoro, perché non riesce a trasferire sufficientemente calore. Quindi la andiamo ad aiutare con l'aria calda. E visto che ci siamo, cambiamo la punta. Ora dovrebbe andare meglio. Vedete, dove non c'è flussante viene fuori uno schifo. Invece punta pulita e flussante fanno miracoli. Ecco qua. Dovrebbe essere sufficiente. Bene. Allora adesso ci posizioniamo fuori dal banco, ok? Che scaldiamo la scheda da sotto, ok? Bene, voi la vedete dritta, io ce l'ho storta, ma non ha importanza. Quindi cosa facciamo qui? 450 gradi, 50% di aria sempre, ok? Aria calda senza ugello, ok? E andiamo da sotto. Scaldiamo tutto, aspettiamo che lo stagno si scioglie e poi arriviamo sopra con la nostra porta. Può volerci un po', abbiate pazienza. Ora che la porta è in posizione, dobbiamo dargli il tempo di riscaldarsi, anche la porta, perché la porta era fredda. Noi l'abbiamo inserita fredda, quindi ha raffreddato nuovamente la scheda. Ok? Aspettiamo che raggiunga di nuovo la temperatura. Continuate a muovere l'aria calda finché vedete che bella libera, ok? Molto bene. Aspettiamo ancora qualche secondo. Facciamo in modo che lo stagno si aggrappi bene dappertutto, che si sciolga bene, che si aggrappi bene alle gambe, ai punti di ancoraggio, ai piedini. Bene. Non serve spingere giù, non serve fare nulla. Va bene così. Ok? Aspettiamo adesso che si raffredda. Avete visto che comincia già a raffreddarsi. Le saldature hanno cambiato colore, sono di un grigio adesso, un po' più scuro, non luccicante. Ok? Adesso torniamo sopra il banco e controlliamo le saldature. Ok? Come sono queste saldature? Wow, direi quasi favolose, quasi come se fossero di fabbrica. Qua i punti di ancoraggio, come si può notare, sono abbastanza buoni, ok? La saldatura aggrappa bene, si fa forma un bel cono attorno alla gamba, ok? Quindi risulta bella solida, bella robusta. Bene. Allora adesso cosa facciamo noi? Adesso facciamo un test. Ok? Anzitutto possiamo anche pulire. Come puliamo? Sempre la stessa tecnica io uso, per esempio. Aria calda, puliamo il più grosso intanto, tiriamo via con il cotton fioc, ok? Mentre è ancora un po' più liquida la situazione qui, ok? E a questo punto aria calda con l'ugello
riscaldiamo e laviamo con l'alcol isopropilico. Un pochino, non serve moltissimo. Giro la scheda perché voglio fare questo punto qui. Ecco fatto, situazione pulita di nuovo. Ok? Perfetto. Allora, adesso cosa possiamo fare? Possiamo verificare, ok? Se i nostri punti, dove abbiamo fatto le piste nuove, sono attaccati oppure fanno qualche problema, ok? Allora, il primo, se riusciamo a evitarci di oscurarci anche l'immagine da soli, il piedino si muove, si è mosso, ma si è mosso insieme con il filo sotto, ok? Quindi va bene, ma poi possiamo anche provarlo direttamente. Questo qua non si muove, cioè si muove sì, ma con il filo. Questo qui si muove assieme al filo. L'ultimo qui, com'è? Mamma che difficile. L'ultimo piedino è solido. Ottimo. Bene. Allora, adesso cosa possiamo fare? La schedina per l'HDMI, eventualmente. Ok, possiamo usare anche quella. Però intanto abbiamo bisogno dei filtri. Ok? Quindi andiamo a prendere un'altra scheda. Questi sono i filtrini di ricambio. Scheda di ricambio. Prendiamo due filtrini e ce li schiaffiamo sopra l'altra scheda. Adesso 450 gradi, 30% di aria, che così non ci volano via. Li posizioniamo, anzi possiamo fare anche così. 450 gradi, 50% di aria ma senza ugello. Voi mi direte, sei pazzo, 50% di aria? E invece no, perché le stazioni d'aria calda senza l'ugello non hanno pressione, ok? È solo volume d'aria che viene mosso, in questo caso, ok? E riscaldato. Quindi non è pressione, non si crea un forte vortice, ok? Quindi i chip, o anche in questo caso, non scappano via, non volano via. Vedete, io sono senza ugello. Senza ugello si trasferisce il calore, ma non con molto vento, ok? Quindi i filtri si salderanno con calma, con molta più calma, ok? Ci vorrà un po' più tempo, magari qualche secondo in più, ma riusciranno a saldarsi senza perderli. Comincia a sciogliersi lo stagno, cominciano a posizionarsi. Ok, gli diamo un aiutino. Ok, in teoria sono saldati. Come facciamo a scoprirlo se sono saldati e se il segnale arriva a destinazione? Beh, andando a testare appunto a destinazione, quindi sulla porta HDMI. Se noi inseriamo la nostra schedina di test, ok, a questo punto dobbiamo vedere tutti i segnali a destinazione, ok? Quindi modalità diodo, puntale rosso a massa, puntale nero per fare le misurazioni. Andiamo a fare le misurazioni. Allora, vi manca il multimetro a schermo, avete ragione, datemi un secondo. Allora, pin numero 1, 0,71. Pin numero 2, massa. Togliamo il beep però, così non ci disturba.
Pin numero 3, abbiamo un valore, quindi è collegato. Pin numero 4, abbiamo un valore, quindi è collegato. Pin numero 5, massa. 6, 7, massa. 9, 10, massa. 12, tutti i segnali arrivano, tutte le data line arrivano e sono perfette. 13, 14, è un non connesso, ma noi l'abbiamo ripristinato lo stesso perché ci piace farlo. 15, 16, 17, massa, è collegato. 18, 19. La porta HDMI è saldata, i circuiti sono stati ripristinati, il lavoro è concluso. L'unica cosa che manca adesso è il piccolo condensatore. Qua, quello tra il pin numero 17 e il pin numero 18. Ce l'abbiamo su questa scheda qua, donatrice? Sì, ce l'abbiamo. Eccolo lì, quel piccolo condensatore lì. Quindi lo prendiamo da lì, lo schiaffiamo dall'altra parte e il gioco è fatto. Ok, penso di avercela fatta. Vediamo un po'. Brutto da vedere, magari, ma è installato. Bene. Sì, magari quelli più arguti hanno notato che magari la plastica sia un pochino sciolta, ma questo non causa nessun problema. Ok? Assolutamente. Ripuliamo la zona. Aria calda, alcol isopropilico, lavaggio, quello che sia. Ecco qua. Pulito, senza flussante, tutto a posto. Adesso non ci resta che fare un test finale. Quindi sistemiamo qui il processore, gli mettiamo un po' di metallo liquido. E possiamo anche eventualmente, dov'è che è? Questo qua, prendiamo su, preleviamo anche questo, già che ci siamo, a questo punto. Tanto questo qua andrà tutto a finire nella spazzatura, quindi per il momento possiamo anche utilizzarlo. Poi puliamo e Adam dovrà preoccuparsi di mettere metallo liquido nuovo sul processore, perché la console chiaramente verrà, la scheda verrà rispedita senza metallo liquido. Ora, dov'è la mia siringa del metallo liquido? L'ho trovata, eccola qua. Ottimo. Aspiriamo questa cosa di metallo liquido, però magari senza peli. Ok. Ecco fatto. Aspirate. Puliamo. Adesso possiamo rimetterci anche direttamente con la visuale da sopra. Direi, sì, va benissimo lo stesso. Puliamo un attimino il processore. Adesso un po' di metallo liquido. Benissimo. Adesso questa qui è una EDM 020. Dovrebbe andare bene la scocca della 010 in teoria. Vediamo. Sembra più o meno corrispondente. Non saprei. Comunque, abbiamo bisogno anche di metallo liquido qui. Ma qua c'è una grossa macchia. Dove adesso il metallo liquido? Eccolo qua. C'è una grossa macchia. Oh! È venuto fuori da solo. Letteralmente. Ok. Questa console qua aveva una bella macchia secca sopra il processore. Infatti non si attacca nulla a causa di questo. Quindi mi tocca anche pulire questa cosa qua prima di poter utilizzare. Va bene.
Ecco qua, guarda adesso che è bello pulito come si attacca. Proprio una favola. Voilà. Mamma mia. Bene. Siamo pronti per un test. Sperando che questa si chiuda. Come... Mio Dio, devo ancora pulire. Qua è un disastro atroce. Ma vediamo cosa succede. Perché io sono curioso prima di vedere cosa succede. E vediamo anche se questa scheda qua riusciamo a farcela stare. Sembra di sì. Sembra di sì. Ok. Non è proprio giusta, c'è qualcosa qua che rompe le scatole. Ok, qui perché ci sono quelle due induttori che sono in posizioni diverse. Ok, va bene, non è proprio il massimo. Ma possiamo fare un test. Ok, così. Già così almeno. 3, 2, 1. Ok, abbiamo la luce blu. Ora aspettiamo di vedere un'immagine. No ragazzi, qualcosa è andato storto. Quindi la spegniamo. Andiamo a ricontrollare cosa è successo alla porta. Diamogli il tempo. Ok, molto bene. Allora, HDMI test. Quindi diodo, andiamo a verificare tutte le cose. Abbiamo 75, 75, 75, 75, 75, 75, 75, 76. Ok, no, adesso stanno risalendo. Ok, quindi pin numero 13, 61, pin numero 14 non ci interessa, pin numero 15, ok, pin numero 16, ok, numero 17, numero 18 e numero 19. La porta è ancora perfettamente collegata e tutti i valori sembrano ok. Cosa può essere? Non lo so, a questo punto non lo so. E possiamo provare a riaccenderla e verificare se sul pin numero 18 abbiamo i 5 volt. Questa è una cosa che possiamo fare. Quindi ci mettiamo in voltaggio. Pin numero 18. Proviamo a riaccenderla e vediamo se abbiamo voltaggio. Abbiamo solo 0,93. Aspettiamo la luce bianca. Ma qui dovrebbero esserci 5 volt. Sì, dovrebbero esserci 5 volt e non ci sono 5 volt. Quindi c'è qualcosa che butta giù questa linea qua. Oppure c'è qualcosa che di strano. C'è qualcosa di strano sul circuito che dovrebbe far uscire 5 volt. Ok, che dovrebbe essere questo qui. E infatti noi abbiamo 5 volt in ingresso. Abbiamo dovrebbe esserci una linea di 3,3 o cose del genere, eccola qua, 3,3, ma abbiamo 0, solo 0,94 in uscita, ok, su questo chip qua, quindi potenzialmente è esploso questo chip qua. Quindi spegniamo la console e andiamo su quella linea lì. Probabilmente il regolatore di tensione lì, che è responsabile appunto di far uscire i 5 volt, non funziona molto bene. E il chip responsabile è questo qui.
eccolo qua, dove questi sono i 5 volt in ingresso, abbiamo i 3,3 volt, credo sia il pin di abilitazione, di accensione per questo chip qua. Questo dovrebbe essere un circuito di feedback, questo power good o roba del genere. Qui abbiamo la massa e qui abbiamo l'uscita, quindi è come se fosse un piccolo MOSFET, ok? E questo qui non funziona molto bene, a quanto pare. Ok? Nonostante il valore in diodo, ok, risulta buono, 0,48, ok? E non è male, eh? Solo che questo qua probabilmente non ha più voglia di funzionare. Quindi, giusto per... cosa facciamo? Lo cambiamo? Gli facciamo anche questo favore? Perché no? Facciamolo a questo punto. Il chip nuovo è stato saldato. Ora aspettiamo un attimino che si raffredda la scheda. Non mettiamo corrente sulle schede calde perché può bruciare qualcosa. Ok? Bene, noi siamo qui, siamo pronti. Verifichiamo magari, non lo so, magari cambia qualcosa sul fattore valore di diodo. Non ne ho la più pallida idea. No, adesso fa 42, 43 perché è caldo. Piano piano sale, 44, 45, vabbè, si stabilizzerà. Però lasciamo qua la scheda perché adesso è bollente. E poi proveremo a fare di nuovo l'accensione. Sperando che a questo punto abbiamo i 5 volt in uscita e non solo 0,9 volt, che non è assolutamente corretto. Altrimenti la console non si riesce a vedere. Gli diamo corrente. Mettiamo massa, positivo, sul pin numero 18. Allora, abbiamo già un voltaggio diverso rispetto a prima, se vi ricordate. Prima era 0,10 qualcosa, quando era spenta. Adesso vediamo, quando la accendiamo, cosa ci abbiamo. 3, 2, 1, abbiamo lo stesso 0,93. Il che è molto strano. Dovrebbero esserci 5 volt. Se non abbiamo 5 volt, qui non possiamo fare nulla. Abbiamo i 5 volt in ingresso. Abbiamo chiaramente i 3,3. Adesso controlliamo gli altri a sto punto. Vediamo cosa c'è che manca o non manca. Lo guardiamo sotto al microscopio velocemente prima che si surriscaldi troppo la console. Qui abbiamo 0 e qui abbiamo 0,45. Ok, quindi qui abbiamo 0. Magari questo è un segnale di ingresso o roba simile e non è presente. Quindi abbiamo solo la 3,3, la 5 volt, ma non è presente questo segnale per fare in modo che si accenda questa linea qui. Noi eventualmente potremmo anche fare una cosa bastardissima, cioè nel senso portare i 5 volt da qua a qua. Molto semplice. Però non è questo il modo di aggiustare la cosa. Perché a quel punto noi avremmo sempre presenti la 5 volt, immagino. Ok? Vediamo. Quando la console si spegne, ve lo dico io quando si è spenta. Adesso si è spenta, la luce è spenta, però vedete è sempre presente 5 volt qua. Ok? Quindi noi sulla porta avremo sempre presenti 5 volt, il che non va bene. Ok? Qualcosa deve dire al televisore, ok, non abbiamo più un segnale, passa un altro, roba del genere. Eh, Dove possiamo andare a vedere? Su questi diodi qua? Piccoli diodi qua? Sono collegati in parallelo a quelle resistenze lì. Non in parallelo, ma in serie a queste resistenze qua. Quindi magari ho già visto in passato alcuni venire in questa zona qua per i problemi di HDMI.
su questi diodi qua, 1 e 2. Magari uno di questi due non funziona molto bene. Quindi, modalità diodo. E andiamo a verificarli. Abbiamo 0,6 per questo. E abbiamo 0,6 per questo. Dall'altro lato abbiamo 1,35 che in teoria non dovrebbe essere, ok? Dovrebbe essere linea aperta e 1,35. Non saprei. Magari questo è buono e il problema non sono questi, ma cioè non è questo chip, perché comunque forniva fuori voltaggio, ma sono questi diodi qua che perdono. Ci siamo quasi. Ok, uno è andato, l'altro ha bisogno di un aiutino. Ecco, adesso si è saldato anche quello. Ottimo. Verifichiamo. Allora, adesso la scheda è calda, quindi il valore sarà basso. Vedete 0,53, 0,53, ma di qua non dovremmo avere lo stesso nessun valore. Abbiamo 0,1 perché è caldo probabilmente. 0,3. Perché? Tu mostrerai un video che ti piaccia oppure no. Allora, abbiamo capito che comunque il problema è qua. Ok? Adesso faccio così. Mi informo, vado a verificare a cosa è collegata quella linea lì, ok? Se è collegata anche al chip HDMI, se è collegata al Southbridge, se è collegata a cosa è collegata quella linea lì, no? Ok? Vado a investigare e una volta che avrò trovato una soluzione, chiaramente tornerò a riprendere il video, va bene? Ci vediamo se trovo informazioni. Penso di aver risolto, ok? Il problema è lui, ok? Perché vi spiego. Allora, anzitutto, i valori qui sono completamente normali, ok? 0,6 qui sono completamente normali, va bene? Non hanno niente a che vedere. E anche il fatto che invertendo le polarità abbiamo 1, ok, 1,3, ok? Va bene, va benissimo. Questi addirittura 1 e 2 sono i pin 15 e 16 della porta HDMI. Sono collegati tramite una resistenza di pull up, credo, alla linea dei 5 volt. Ok? Infatti se noi andiamo con la scheda di test HDMI, ok? Abbiamo qui la scheda di test HDMI, ok? Prendiamo il pin numero 16, eccolo qua, ci spostiamo sulla zona qui e andiamo a prendere questa resistenza qui, vedete? 0, eccolo qua, e il pin numero 15 è questo qua, 0. Bene, per chi non lo sapesse, adesso lo sappiate. Quindi ho notato questa cosa qua. Questo qui è il diodo che mi è sfuggito del pin numero 18, va bene? Se io collego sulla mia schedina il pin numero 18, eccolo qua, arriva da questo lato qua, 0, vedete? Allora, se io misuro in modalità diodo questo pin qua, come avevo detto, ci sono 0,48, il che è un valore piuttosto normale, ok? Ma il problema sta al contrario. E qui abbiamo 0,71. Dovremmo avere linea aperta, open line, OL, ok? Perché questo è un diodo, ok? E dovrebbe fare la funzione di diodo. Ho già controllato su una scheda perfettamente funzionante, ok? Su una console perfettamente funzionante, la mia console perfettamente funzionante, e se io vado chiaramente a misurare questo diodo qua, da una parte ho 0,48, dall'altro lato io ricevo OL, esattamente come adesso.
perché non sto toccando chiaramente, ok? Non 0,71, OL, open. Quindi il problema è lui. Lo togliamo, ci mettiamo il ricambio, che ce l'abbiamo già disponibile. Eccolo qua. Il problema è capire dove il verso. Adesso. Eccola lì, la vedete la lineetta? Ok. Questo qui è il verso. Molto bene. Quindi adesso lo appoggio al sicuro per mantenere il verso. Ho staccato il diodo. Adesso rimettiamo quello nuovo. Si sta sciogliendo e si sta pure girando in maniera sbagliata, non ha voglia di attaccarsi, insomma. Diamogli un aiutino. Ok. Dovrebbe essere sufficiente, dovrebbe essersi attaccato. Comunque non si muove. Bene. E testiamo allora a questo punto il diodo, ok? In un verso e nell'altro. Abbiamo 0,45 da un lato. Open, vedete? Ecco. Molto bene. E adesso, test finale. Bene. Corrente è collegata e adesso, come vedete, non c'è l'ombra di voltaggio. Prima c'era voltaggio. Quindi quella era una cosa non normale. Anormale. Mentre adesso è una condizione normale. Ok? 3, 2, 1. Abbiamo la luce blu e vedete 5 volt. 5 volt ragazzi, ok. Presto presto, finché la console è ancora fresca e riesce a mantenere la sua temperatura. Disabilito HDCP e vi faccio vedere l'immagine. Passiamo alla capture card. Eccola qua. Ci piace? Sì, ci piace. Ci piace ragazzi. Eccola qua la nostra bella console. Ok. No, volevo spegnere la console, ho sbagliato. Spegniamo. Che dire? Non me l'aspettavo che il diodo, che appunto un diodo fosse bruciato. Ma tutto può essere. Come ho già detto altre volte, alla fine chi pensa di avere un problema sulla porta HDMI potrebbe veramente essere per qualsiasi motivo. La porta è fisicamente danneggiata, ma è fisicamente danneggiata perché qualcuno l'ha danneggiata perché pensava fosse la porta e ha continuato a manometterla finché non si è distrutta? Oppure la porta si è danneggiata perché è caduta o si è strattonata e ok, quello è un altro discorso, allora basta il cambio della porta HDMI, no? Oppure, come in questo caso, qualcosa sulla scheda finisce la sua vita, prende un colpo di fulmine, prende qualche cosa strana, si brucia e te vai a pensare, ok, come mai non va, come mai non va, continui a tartassare la porta HDMI senza capirne il motivo, distruggi la porta HDMI, il problema rimane lì, poi vai a cambiare la porta HDMI, magari fai danni esattamente come è successo qua perché non sei pratico e alla fine la console comunque non riesce a farla funzionare, non c'è poco da fare. Ma comunque sono questi qua ancora sono problemini abbastanza risolvibili, dai, no? Eh? Sono facili da identificare, da diagnosticare, e sono facili anche da risolvere, quindi per me non è stato assolutamente un problema. E vabbè, ho perso un attimino di tempo con questi componenti qui che non c'entravano nulla, ok? Però va bene, è tutta esperienza, no? Andare a cercare, a identificare anche questa parte di circuito qua, dove va a finire, ok? Cosa succede alle varie zone, no?
è sempre utile saperlo, sempre utile, non è mai tempo completamente perso. eh. Comunque va bene dai ragazzi. Allora, il video lo termino qui, grazie per aver visto, grazie per aver mandato la console, la scheda, direttamente dal Canada, pensate un po'. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Like, iscrivetevi, se volete abbonarvi, grazie. Commentate, fate sapere la vostra. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video come sempre. Ciao ciao!